Ciao a tutti amici, bentornati su Met Theater. Oggi andiamo ad analizzare insieme questo nuovo subwoofer della Velodyne, il Deep Blue 12. Uscito da pochissimo sul mercato, Velodyne una delle storiche marche migliori per quanto riguarda la produzione di subwoofer al mondo, che ultimamente era uscita un po' di scena ma è ritornata e vediamo se l'ha fatto alla grande. Due cose importanti da dirvi per quanto riguarda il subwoofer: nella nuova sezione YouTube, nella mia pagina troverete una sezione community. Mi raccomando, andate a votare per quanto riguarda il sondaggio, dove vi chiedo se utilizzate il subwoofer sì o no per quanto riguarda l'ascolto musicale in stereo. In questo modo, appena raggiungo un numero di votazioni per quanto riguarda il sondaggio sufficiente, uscirò con un video dove parleremo anche di questo discorso importante. Mi raccomando, di solito lo dico alla fine, iscrivetevi al mio canale in modo da supportare il mio lavoro, così che cresciamo insieme e posso sempre portarvi prodotti nuovi e interessanti. Sigla! David Hall ha fondato Velodyne nel 1983, una compagnia audio specializzata in subwoofer. All'inizio degli anni 90 Velodyne era sinonimo di subwoofer e una delle poche e migliori marche conosciute nel mondo home theater. Per anni il suo famoso brevetto High Gain Servo ha portato la riproduzione dei bassi a un nuovo livello. La tecnologia utilizza un accelerometro per controllare perfettamente il movimento del diaframma, in modo da evitare all'origine tutte le distorsioni. Per chi non sapesse cos'è un accelerometro, è un piccolo chip piccolissimo in grado di misurare l'accelerazione. Io li conosco molto bene perché li collaudavo, ancora meglio costruivo le macchine che le collaudavo. Se volete approfondimenti vi lascio un link in descrizione. Ma sappiamo che la tecnologia evolve, lo fa molto in fretta. Ed ecco che i motori lineari di oggi sono in grado di ottenere una distorsione molto bassa come quella dei servo. E in più il mercato è cresciuto. Oggi i produttori di subwoofer si sono allargati e sono diventati veramente tantissimi. Da una parte abbiamo le case specializzate che fanno solo subwoofer e dall'altra abbiamo le case che costruiscono anche speaker che fanno subwoofer anche loro. Ed ecco che verso il 2019 arriviamo a un periodo molto duro per Velodyne, addirittura sembrava che l'azienda stesse per chiudere. Ma in soccorso con l'acquisizione di Velodyne viene uno dei più grandi distributori tedeschi, che è Audio Reference. Audio Reference distribuiva già in Germania Velodyne da circa 20 anni, quindi da tantissimo. Infatti Mr. David Hall conosceva molto bene il CEO di Audio Reference, Mr. Mansoor Mamagani. Infatti, dopo una lunga trattativa, ecco che Velodyne passa ad Audio Reference. In descrizione vi lascio l'intervista che ho fatto al signor Mansoor Mamagani per quanto riguarda Velodyne Acoustic, dove abbiamo parlato un po' di quello che era il passato e quello che sarà il futuro. Bene, passiamo ora a vedere nel dettaglio il Deep Blue, che è stato riprogettato partendo da zero. Troviamo un nuovo cabinet in MDF, alta qualità, spesso 2,5 cm, con un baffle anteriore a 52 mm rinforzato all'interno per massimizzare la rigidità. Per chi non lo sapesse, il baffle è la facciata anteriore e 5,2 cm è uno spessore veramente importante. Di solito vediamo nei subwoofer uno spessore di 2, massimo 3 cm. Tutto questo per riuscire ad avere bassi potenti, profondi e senza distorsione. Il driver ad alta escursione presenta un cono in polipropilene rinforzato, con bobina a 4 strati e magnete con doppio strato in ferrite. Molto bello anche il surround. Ottimi materiali usati da Velodyne. Sono disponibili in 4 versioni: Deep Blue 8, 10, 12 e 15, con il driver rispettivamente da 8 pollici, 10 pollici, 12 pollici e 15 pollici. Per voi ho scelto il Deep Blue 12, che secondo me rappresenta quello con la qualità-prezzo più abbordabile. Ma volendo, per ambienti un po' più grandi potete anche optare per il Deep Blue 15. Io ho un ambiente di circa 24-25 metri quadrati
e vedremo insieme come si è comportato il Deep Blue 12. Volendo potete anche optare per il doppio subwoofer, che secondo me è la soluzione assolutamente migliore. Io di solito la utilizzo, mi piace. Se volete sapere come mai o perché uso due subwoofer vi lascio il video in descrizione. Questo per avere un vantaggio che è quello di avere un ottimo dynamic headroom e in più avere un basso equilibrato in tutta la stanza e in tutte le posizioni d'ascolto. Dietro troviamo l'indicatore blu di accensione, ingresso LFE in se lo usate con synth amplificatore, uscita LFE out se volete collegare ad un secondo sub, ingressi destro o sinistro nel caso lo connettete a un pre-out di un amplificatore e infine anche gli ingressi livello speaker. Poi abbiamo il classico standby on-off che io lascio su automatico, volume che portiamo a metà circa prima della calibrazione, la fase portata da 0 gradi se usate con synth amplificatore, quindi sarà il synth amplificatore a gestire tutto quanto, e il crossover al massimo, anche qui sarà il synth amplificatore a gestirlo. Non è presente il trigger, però a me non dispiace perché meno cavi utilizziamo e meglio è, già bastano tutte quelle insalate dietro ai mobili. Sotto invece troviamo i piedini di disaccoppiamento che sono già ottimi e inclusi nella confezione, in modo da disaccoppiare il subwoofer con il pavimento ed evitare tutte quelle vibrazioni fastidiose che possono crearsi nel vostro ambiente, negli oggetti presenti nel vostro ambiente, andando a rovinare, diciamo, quella che è l'esperienza audio. Il sub risulta molto compatto, pur mantenendo le stesse dimensioni del driver come il mio SVS 2000 Pro da 12 pollici, del quale vi lascio anche qua il link in descrizione, la mia recensione. È leggermente più piccolo, il cabinet è leggermente più piccolo, 35 cm di altezza, 38 cm di larghezza e 38,8 cm di profondità, con un peso di 13 kg. E questo è positivo perché dato che occupa poco spazio lo rende molto versatile nel collocamento. Per quanto riguarda l'amplificazione, invece, di solito siamo quasi sempre abituati a vedere dei classe D come amplificatore, che tendono ad avere molta efficienza, però se non ben progettati tendono ad avere un fattore di smorzamento basso. Questo potrebbe portare a sporcare un po' le basse frequenze, producendo la sensazione di avere una gamma bassa troppo presente e poco controllata. E soprattutto se usate il sub per ascoltare musica, avete bisogno di un sub che non produce armoniche strane sulla gamma medio-bassa, altrimenti vi trovate un sub che fa Prendetela comunque come un'informazione generale, perché certo che ogni classe D ha un suo discorso a parte, quindi ci sono quelli di qualità e quelli magari che lasciano spazio più alla potenza che alla qualità. In questo caso invece troviamo un amplificatore audiofilo in classe AB, che permetterà anche a chi utilizza subwoofer durante l'ascolto stereofonico di avere quella qualità desiderata. Passiamo invece al setup e soprattutto il posizionamento del sub, una cosa sul quale io insisto molto perché è veramente importante. Può cambiare tutta quella che è l'esperienza d'ascolto all'interno del vostro ambiente. Come posizioni disponibili e fattibili in termini di spazio ne ho tre: frontale a destra, posteriore e centrale laterale. Ho inserito il sub in ogni posizione e poi ho eseguito delle misurazioni nel punto di ascolto tramite uno strumento che si chiama Room EQ Wizard. Vi lascio anche qui in descrizione il video per quanto riguarda il tutorial su come usarlo. È uno strumento veramente utile
È una spesa di solo 100 euro per quanto riguarda il microfono, perché il software è gratis, però vi permette veramente di fare tantissime cose e soprattutto conoscere quello che è il vostro ambiente. Passiamo quindi a vedere quello che sono le misurazioni fatte nel punto di ascolto. Il grafico SPL per quanto riguarda la risposta in frequenza non è la risposta in frequenza solo del subwoofer, ma è la risposta in frequenza del subwoofer combinata a quella dell'ambiente. E come vedete, tra le tre posizioni, quella che riporta un grafico con un SPL, una linea SPL più lineare, è quella con il subwoofer posizionato centrale laterale. Quindi sarà questa la posizione sul quale andrò a fare la calibrazione col synth amplificatore, in modo da sfruttare il subwoofer al massimo. Una volta posizionato il subwoofer e fatta la calibrazione, mi sono preso un paio di giorni per poterlo ascoltare e provarlo. Io di solito sapete che uso il doppio subwoofer, quindi avevo un po' paura che si potesse sentire, localizzare la posizione del subwoofer. Ma questo non è successo, il subwoofer era ben integrato insieme al sistema e nell'ambiente non si riusciva quasi a percepirne la posizione. Ed è così che deve essere il subwoofer, deve sparire nella stanza, non deve mai richiamare l'attenzione su di lui. Prenderò in esempio alcuni brani per descrivere come si è comportato questo subwoofer all'interno della mia stanza. Il primo è un bellissimo album di Erykah Badu, Baduism. Fa un uso del subwoofer costante, è sempre presente. Ed ho potuto apprezzare le armoniche generate dal Deep Blue 12 che si integravano perfettamente con le mie DALI Rubicon 8. Boom Boom Pow dei Black Eyed Peas. Ottimo pezzo per verificare la velocità nei transienti. Il DP si muove e si ferma in modo ottimo e risulta molto composto e stabile. Mettete su questa canzone e alzate il volume. Se c'è qualcosa che non va nel vostro subwoofer ve ne accorgerete subito. Supermarket Flower, Ed Sheeran. Bellissima canzone, a 2 minuti c'è un uso intenso del sub, con frequenze a salire che hanno un livello sempre più alto. E il Deep Blue 12 devo dire che ha gestito benissimo tutto quanto. Arriviamo al Limit to Your Love di James Blake. Rido perché questo pezzo vi farà volare dal divano, ve lo assicuro. E non parlo tanto di potenza, che quella ne ha tanta, ma di quella sensazione di lievitare nel profondo, senza mai rovinarvi i timpani. Mettete a 1 minuto e 50 e capirete di cosa sto parlando. Ottimo anche l'arresto, guardate qui appena finisce la corsa come rimane fermo e stabile. Mi ha soddisfatto molto nella prova musicale. I suoi punti pro sono stati armonica al posto giusto nel momento giusto, accuratezza nella risposta in frequenza, velocità nei transienti e mimetizzazione con i diffusori frontali. Segnatevi questi punti perché sono i punti del quale avete bisogno quando cercate un subwoofer. Sono tutte prove da andare a fare e dovete cercare di non richiamare mai l'attenzione sul subwoofer, nel senso che non dovete mai alzare il volume del subwoofer troppo perché andrà a rovinare tutto quello che sono le altre frequenze. Bene, ora passiamo alla prova audio nel cinema. Il film che ho scelto per voi è Super 8, capitolo 3, dove c'è un uso intenso del subwoofer quando deraglia il treno. Per copyright e soprattutto per farvi focalizzare sul subwoofer ho lasciato solo il sub acceso, quindi quello che voi sentirete sarà solo il subwoofer. Buona visione!
Come avete visto nel video, ottimo controllo e un'escursione veramente importante per quanto riguarda il driver del Deep Blue. Il Deep Blue non solo aggiunge corposità e profondità alle voci, ma permette anche di gestire tutti i diffusori che andrete a tagliare sotto gli 80 Hz. Perché 80 Hz? Perché di solito sotto gli 80 Hz le frequenze incominciano a diventare omnidirezionali. Questo significa che se avete il diffusore surround che sta funzionando, che deve emettere il basso che arriva al subwoofer, un subwoofer che magari sta sulla destra, il surround che arriva dalla sinistra, questi lavoreranno insieme e voi avrete la sensazione che il basso provenga dal vostro diffusore surround. Per quanto riguarda i volumi di ascolto, nel video che avete visto io l'ho spinto un pochettino. Il sintoamplificatore era circa meno 25 dB, ma volendo se ne poteva dare ancora di più. Povere le mie orecchie. Devo dire che all'interno della stanza era perfettamente dimensionato. Per una stanza di 25 metri quadrati è più che sufficiente. Il Deep Blue 12 si rivela un sub ben bilanciato nella qualità, prezzo e nelle prestazioni. Profondo come l'oceano e potente come un'onda. Deep Blue è la prova che Velodyne è tornata ed è pronta a riprendersi il trono che le spetta. Bene, siamo arrivati alla fine di questa recensione, spero vi sia piaciuta. Come sempre vi chiedo di mettere un mi piace e di iscrivervi al mio canale per supportare il mio lavoro. Per quanto riguarda il subwoofer, nel caso vi interessa acquistarlo, vi lascio in descrizione, oltre al sito di Velodyne, anche quello di Audio Reference, che è il distributore ufficiale. Quindi vi basterà contattarlo per avere tutte le informazioni necessarie. Da Me Theater è tutto, ci vediamo presto con tante novità, quindi non mancate e alla prossima.